Oggi siamo qui con due microfoni, l'Elgato Wave DX e lo Shure SM7B. Quale dei due è migliore per far podcast? Scopriamolo insieme. Oggi facciamo un nuovo test tra due microfoni. Anche in questo caso, questo test non è proprio correttissimo, perché questo microfono costa intorno ai 110 euro più o meno, questo qui costa un po' meno di 400 euro, quindi c'è una bella differenza tra i due, ma il mio obiettivo in questo video è quello di allenare il tuo orecchio, farti ascoltare, e per questo ti chiedo di mettere le migliori cuffie possibili, quelle che hai a disposizione, le migliori tra quelle che hai a disposizione. Voglio appunto, come ti dicevo, allenare il tuo orecchio per farti ascoltare due microfoni molto diversi, perché sì, sono molto diversi a prescindere dal costo, ok? Il costo te l'ho detto, ti lascio i link in descrizione nel caso tu voglia acquistarli, ma quello che mi interessa non è dirti uno è migliore dell'altro, ma farti appunto ascoltare le differenze. Partiamo da questo. Questo microfono, ti dicevo, intorno ai 110 euro più o meno, ma ti lascio i link in descrizione perché spesso il prezzo oscilla. Questo è difficile che il prezzo oscilli. A volte sì, c'è un piccolo sconto, ma più o meno resta stabile. Questo qui invece scende anche, a volte anche del 40%, quindi è un bel affare. Allora, questo qui è un microfono dinamico, così come questo, quindi i punti in comune sono entrambi microfoni dinamici. Quindi la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati. Ok, quindi se la tua stanza è rumorosa, c'è eco e riverbero o quant'altro, il microfono dinamico è l'unica soluzione. Altro punto in comune, entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire? Che prendono soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi la migliore soluzione in ambienti non acusticamente trattati è posizionare il retro del microfono verso la fonte di rumore. Io spero che non ci sia rumore, ma nel caso c'è una finestra, una parete al di là della quale ci sono i vicini rumorosi, ecco, orienta il microfono in quella direzione, la parte posteriore in quella direzione, e vedrai che entrerà meno. Non è che spariscono i rumori, entrano meno. Questi sono i punti in comune, ok? A parte questo, basta. Basta perché la costruzione è solidissima, quindi sono due microfoni costruiti veramente benissimo. La forma, questo qui è un po' più, questo è più cilindrico, questo qui è un po' più quadrato con i bordi tondeggianti, un parallelepipedo con i bordi tondeggianti, insomma, al di là dell'estetica, che la vedi anche tu, non c'è bisogno che te la racconto. Che cosa cambia? Cambia il suono, ok? Questo qui lo conosciamo benissimo, trovi un sacco di video sul mio canale, è un microfono scuro, ma a differenza per esempio del Fuse SL40X, a prescindere dal prezzo, questo qui è scuro ma tutte le frequenze sono ben definite. Il Fuse SL40X è un microfono scuro ma le frequenze sono impastate. È una schifezza di microfono. Certo, per 40 euro, 50 euro, sì, va bene. Per fare gaming, per fare live streaming, va benissimo. Per fare cose professionali, secondo me no. Però, provaci. Quindi dicevo, questo qui è un microfono scuro molto definito. Questo qui è un microfono sicuramente più chiaro. Più chiaro e non definito come questo, ma sicuramente un microfono che permette di comprendere bene le voci. E questo è fondamentale, perché noi che facciamo podcast e parliamo, utilizziamo la voce per raccontare, vogliamo che questa sia rappresentata nel modo più corretto possibile, nel modo più reale possibile. E questo microfono, così come questo, questo è ovvio perché ci si aspetta questo, no? Da un microfono che costa 400 euro. Però anche questo, che costa 4 volte meno, fa la sua bella figura. Entrambi i microfoni stanno entrando nel Tascam Mixcast 4 senza nessun effetto, quindi in post-produzione semplicemente porterò il gain a meno 14 lufs, basta, soltanto questo, quindi non aggiungere equalizzazione, compressione, nulla, ok? In modo da farti sentire i suoni puliti, e proprio per questo ti chiedo di mettere le migliori cuffie che hai a disposizione. Allora, l'elemento principale che vorrei portare alla tua attenzione è questo. Questo qui ne ho parlato miliardi di volte, ci sono un sacco di video sul mio canale. Questo qui è un microfono che suona benissimo, ma è un microfono molto di moda. È un microfono che tutti utilizzano perché lo vedono agli altri, perché questo è diventato iconico, e quindi è il microfono più utilizzato anche per far podcast. Però costa 400 euro. Non è proprio pochissimo. Con 400 euro ci puoi fare
tutto lo studietto, cioè ci compri la scheda audio, ci compri il microfono, ci compri le cuffie, ci compri i cavi, l'asta per mettere sui cavi e ti avanzano ancora soldi. Forse con 400 euro potresti allestire una postazione per 2 persone per far podcast, piuttosto che comprare un solo microfono. Poi dipende da te, se hai già tutto il resto, allora sì, conviene investire su un buon microfono, te lo tieni per sempre e hai vinto. Se sei all'inizio, probabilmente questo qui potrebbe essere la scelta migliore, perché costa, ti dicevo, 110 euro più o meno, ma a volte si trova anche quasi alla metà. E quindi in quel caso conviene tantissimo, perché come stai sentendo è un microfono molto pulito, molto... Ecco, lo definirei un microfono equilibrato, non è né troppo spostato sugli alti né troppo spostato sui medi, sui bassi, ma è molto lineare. Non è il microfono più flat del mondo, ovviamente, però fa la sua figura. Ecco, io ci tenevo in questo video appunto a raccontarti questi 2 microfoni facendoteli ascoltare e mentre il video sta andando te ne sei accorto, a volte ti faccio ascoltare questo, a volte ti faccio ascoltare quest'altro, in modo che da questo alternarsi di microfoni tu riesca a comprendere effettivamente quale dei 2 è più piacevole. Sicuramente noi come esseri umani siamo più portati a farci piacere le cose un po' più scure, quindi questo qui ha anche il suo vantaggio di essere più gradevole all'orecchio perché siamo tutti un po' più attirati dal suono scuro, ma fai attenzione a quello che ascolti perché... non lo so, io porterei tutto su un piano economico, perché se tu hai 400 euro e ti vuoi comprare questo, ottima scelta, ci mancherebbe. Ma se non hai questa cifra, ci sono tantissime alternative, una delle quali è questo. Ok? Quindi non disperare, non dire porca miseria, questo qui però non ce li ho, come faccio? Non posso fare podcast perché non ho 400 euro, quindi non ho lo Shure SM7B. Assolutamente no. Ok? Perché questo, così come tanti altri microfoni, fanno la loro figura e ti permettono di fare produzioni anche di un certo livello, e quindi non per forza entry level, anche produzioni di un certo livello, perché sì, il microfono è importante, ma anche la tecnica microfonica, anche l'editing, tutto, anche quello che dici, oltre a come lo dici. Quindi il successo, tra virgolette, di un podcast non lo fa il microfono, lo fai tu, ok? Bene. Credo di averti raccontato veramente tante cose, ma mi faceva piacere parlare perché al di là del fatto che sono un chiacchierone, ma così tu puoi ascoltare più intervalli di microfono e più alternarsi di microfono e quindi alla fine hai un'idea un po' più chiara. Ecco, spero che tu abbia ascoltato con le migliori cuffie a disposizione, perché se utilizzi cuffie da ascolto di musica, dove ci sono i bassi sparati fortissimi, c'è un buco nei medi, eccetera, eccetera, tutto viene falsato. Quindi anche con 35 euro puoi avere delle cuffie che per carità non sono le cuffie più lineari del mondo, ma sicuramente ti aiutano a comprendere eventuali criticità nell'audio, perché poi le cuffie decenti servono a questo, no? A comprendere quello che stai registrando com'è, perché sennò come fai a fare equalizzazione, come fai a fare compressione, come fai a fare tutto se non ascolti in maniera neutra e pulita? Ok, ma di questo argomento ci sono un sacco di video sul canale. Bene, ti saluto qui e spero di averti raccontato bene questi microfoni, di averti fatte sentire nel modo corretto, e se hai domande, dubbi, curiosità, commenta pure questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.